Ciao a tutti, benvenuti su Mintitaro. Oggi con questo interattivo vediamo quale porta si sta aprendo per voi nei prossimi 2-3 mesi. E lo facciamo con due nuovi oracoli, oltre ai tarocchi ovviamente. Il primo è l'oracolo delle porte e il secondo è l'oracolo degli alberi o Oracle of the Trees, sempre della stessa autrice Francesca Romana Valente. Farò poi dei video a parte dove mostrerò questi due oracoli carta per carta. Comunque oggi ci focalizziamo appunto su quale nuova porta si aprirà nei prossimi 2-3 mesi per voi. Dunque, la prima variante è quella con la calcite arancio, la seconda è quella con la fluorite verde e la terza è quella con il quarzo rosa. Come sempre vi consiglio di fermare un attimo il video e scegliere con calma la variante che più vi comunica, che più vi ispira. Dopodiché potete saltare il video fino al capitolo che descrive la variante che avete scelto. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Iniziamo con la prima variante, quella della calcite arancio, e vediamo subito l'energia di questo periodo che si apre davanti a voi nei prossimi 2-3 mesi con l'oracolo appunto delle porte. Vediamo che porta si aprirà a voi. E abbiamo la porta della luna. Questa è proprio la porta associata al satellite della luna, e vede una regina davanti a una specie davanti a una porta appunto aperta con la luna alle sue spalle. È una carta che io associo un po' alla luna dei tarocchi, perché appunto indica un periodo legato alle emozioni, legato alla intuizione, anche a un'energia un po' magica che sta appunto entrando nella vostra vita. E il fatto che venga rappresentata qui una regina è questa figura vi rappresenta, ovvero una persona che in sé ha le qualità della luna e della simbologia associata, ovvero intuizione, ma anche mutabilità, diciamo, di stati d'animo, una persona che è in grado di sentire le proprie emozioni, però a volte anche di lasciarsi guidare dalle emozioni più che padroneggiarle. Vediamo adesso la carta dei tarocchi associata e abbiamo il re di spade. Il re di spade è un po' l'opposto, perché è un carattere che si fa guidare dal raziocinio, dall'intelletto, perché deve prendere appunto delle decisioni e le soppesa molto prima di prenderle. Vedete, la spada è il suo simbolo ovviamente, perché è il re di spade, con la quale appunto fa idealmente a fette una questione in modo da utilizzare la propria capacità analitica per poter capirne la natura in maniera razionale, quindi prendere una decisione in maniera razionale. Quindi sono due figure un po' opposte. Può indicare appunto che si sta aprendo avanti a voi un periodo in cui predomina l'energia lunare, nel senso che siete legati trasportati dalle vostre emozioni in un momento in cui dovete prendere una decisione e dovete utilizzare diciamo la cautela e il raziocinio per poterla prendere, o comunque dovete riuscire a bilanciare queste due energie, quella razionale, quella mentale e quella emotiva, quella sensibile.
all'intuizione. Vediamo adesso cosa ci indicano le altre carte tarocchi che rappresentano un po' i dettagli della questione. E abbiamo la regina di spade, il 3 di spade e il 5 di denari. Dunque, il fatto che ci sia la regina di spade insieme al re di spade è interessante perché rafforza un po' il concetto del raziocinio, della capacità di discernimento e direi che non è un periodo felicissimo, non è una porta, quella che si apre davanti a voi molto felice perché abbiamo il 3 di spade e il 5 di denari che indicano appunto un po' di disagio, un po' di sofferenza. Sembra un po' che ci sia una decisione che dovete prendere che avrà necessariamente degli svantaggi. Quindi sarà una decisione sofferta. Vedete la regina di spade con la sua mano segna il cammino e va verso appunto il 3 di spade e poi il 5 di denari. Quindi è una decisione che sarà presa un po' con sofferenza e comporterà delle perdite anche materiali necessarie evidentemente perché appunto sono un po' legate a questa, come conseguenza a questa decisione che dovete prendere. Quindi è un periodo dove la vostra capacità raziocinante vi sarà molto d'aiuto, anche se, come dire, porterà appunto un dolore. Potrebbe, come dire, essere una decisione, per esempio, di porre fine a una relazione che è una, diciamo, decisione dovuta e comunque comporta appunto una sofferenza dovuta alla separazione. Potrebbe essere una decisione relativa al vostro lavoro, per cui voi dovete rinunciare a delle attività, a dei clienti oppure a dei progetti che avevate in mente, questo appunto è vista come una sofferenza. Però c'è da dire che il 3 di spade è anche una sofferenza dovuta a non esprimere il proprio disagio, ovvero queste 3 spade che stanno un po' così a infilzare questo simbolo del cuore, indicano fondamentalmente che sono pensieri nella vostra testa che non vengono portati alla luce, che non ammettete neanche a voi stessi e questo crea disagio, crea dolore e sofferenza. Nel momento in cui riuscite ad esprimerli, già comunque riuscirete a alleggerire la pesantezza che avete nel vostro cuore. Evidentemente è anche una decisione per alcuni di voi che può essere imposta da fattori esterni e che dovete prendere malgrado il vostro desiderio, appunto. Vediamo adesso il consiglio dell'oracolo degli alberi e abbiamo The Peridoxion Tree. Non so se ho pronunciato bene, è un albero leggendario. La storia è che ci sono delle colombe che si appoggiano all'albero e il drago è attirato dalle colombe, però ha paura di stare all'ombra dell'albero, quindi indica come una tentazione che può essere pericolosa, appunto.
fondamentalmente quello che questa carta vi sta dicendo di fare attenzione comunque, di essere cauti, di usare molto evidentemente la vostra capacità di discernimento, perché vi troverete nei prossimi 2 o 3 mesi in una situazione dove emotivamente, con la carta del porta della luna e soprattutto con la carta del tre di spade, emotivamente molto toccati, ehm, e invece dovete prendere delle decisioni in maniera soprattutto razionale. Questo è ribadito anche dalle due figure della regina e del re di spade, che indicano proprio di essere di appoggiarvi alla vostra capacità razionale, di non farvi trascinare dalle emozioni in questo periodo che si sta aprendo verso di voi. Potrete magari sentirvi un po' isolati, potrete appunto provare del disagio, però cercate, secondo le carte, di rimanere radicati a terra, di usare le vostre capacità razionali per superare questo periodo che può appunto comportare dei disagi per voi, e avere molta cautela nelle vostre azioni, cioè non farvi trasportare da l'energia, diciamo, della luna, perché in questo caso è un po' troppo variabile, è un po' troppo emotiva e vi può trascinare in un scombussolamento emotivo che non vi potrebbe essere utile in questo periodo, in questo frangente. Se appunto utilizzate il vostro raziocinio, vi radicate a terra, se fate attenzione alle persone, alle situazioni con cui avete a che fare, riuscirete a superare questo periodo facilmente e in maniera brillante, senza tutte queste conseguenze di disagio che appunto sono un po' la conseguenza di questa emotività eccessiva. Bene, spero che questa piccola lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella della fluorite verde, e vediamo subito la porta che si apre nei prossimi 2 o 3 mesi per voi che avete scelto questa seconda variante. E abbiamo la porta del giardino, è una porta appunto che viene disegnata qua come un cancello che si apre ad un bellissimo giardino con anche una fontanella, un cammino che si perde tra i fiori. È una bellissima carta perché il giardino in generale simboleggia un periodo florido, no? Di pace, di serenità, ma anche di crescita, di prosperità, perché è legato alla simbologia dei fiori, quindi di creatività, di nuovi progetti, di nuovi cammini che si aprono davanti a noi, anche di connessioni, perché è un po' come nelle carte Lenormand, il giardino può anche ricordare un luogo dove ci si incontra, dove si passa il tempo per una festa, per degli incontri con amici vecchi e nuovi. Quindi è una bellissima carta. Vediamo la carta di tarocchi associata, abbiamo l'asso di bastoni che proprio esprime l'idea di una nuova fase piena di creatività e di slancio vitale, perché l'asso di bastoni è proprio la carta del potere, dell'energia. Vedete, questo è un bellissimo disegno perché questo bastone ha questi germogli, no? Questi rametti con nuove foglie che crescono e che dà proprio l'idea dell'energia vitale che cresce, che sorge. Quindi sicuramente insieme queste due carte indicano proprio che
si apre davanti a voi un periodo pieno di nuovi progetti, nuove conoscenze, nuova vitalità, pieno di creatività, di energia dentro di voi. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi. E abbiamo la carta della morte, la carta del re di coppe e poi il 4 di denari. Beh, la carta della morte indica una trasformazione, cioè un nuovo proprio periodo che nasce, che evidentemente ha implicato anche dei cambiamenti importanti nel passato, davanti, dietro di voi, nel senso che la carta della morte indica una trasformazione, una nuova fase che però può comportare appunto dei tagli, no? Perché qualcosa finisce, qualcosa inizia. Quindi è sicuramente un periodo, quello che si apre davanti a voi, molto importante, che implica dei cambiamenti importanti in positivo. Voi siete descritti dalla carta del re di coppe, a prescindere dal vostro genere o sesso, che è una energia molto equilibrata, molto serena, molto empatica, molto sensibile, che però appunto riesce a dominare le proprie emozioni in maniera positiva, nel senso che non si fa trascinare da esse, ma anzi riesce a utilizzarli, a canalizzarle nel migliore dei modi, in questo caso per creare nuova stabilità nella propria vita con il 4 di denari. Il 4 nell'elemento appunto dei denari indica proprio una stabilità anche fisica che si manifesterà nella vostra vita. Riuscirete a costruire delle basi solide in questi prossimi 2 o 3 mesi che rimarranno appunto anche nel lungo periodo, nel futuro più lungo, perché appunto il 4 di denari proprio indica stabilità. Quindi è un periodo di trasformazione estremamente positivo, crea delle connessioni con altre persone molto positive di lungo periodo, crea dei progetti che avranno dei risvolti positivi anche nel lungo periodo e soprattutto crea delle basi solide sia dentro di voi, che vi sentirete finalmente pacificati, come dire, equilibrati dentro di voi e riuscirete con questo nuovo equilibrio a creare appunto le basi solide, progetti solidi, una stabilità che perdurerà per parecchio tempo nella vostra vita. Siete veramente in una fase molto importante, come indicano appunto queste carte, soprattutto la carta della morte, cioè una trasformazione importante nei prossimi 2 o 3 mesi e con risvolti estremamente positivi, come indicano tutte le altre carte, soprattutto l'asso di bastoni e la porta del giardino. Vediamo adesso cosa ci dice il consiglio della carta dell'oracolo degli alberi e abbiamo The Oak Tree, ovvero la quercia. Questa è una bellissima quercia che sta in un tempio di Zeus perché era uno degli alberi dedicati a Zeus, il re, il padre degli dei, mettiamola così, anche se era soprattutto un fratello, tecnicamente parlando. Comunque, questa carta ha tutte le qualità che di solito vengono associate all'albero della quercia, ovvero stabilità, come dire, durata di lungo periodo, perché la quercia è un albero che vive centinaia di anni, è un albero molto solido, molto affidabile, ehm, molto simbolo di forza, di virilità. Quindi il consiglio di questa carta è di lavorare in maniera stabile, in maniera come dire, costante, ecco,
in maniera costante in questo periodo, perché ne avrete l'energia e questo vi porterà appunto a creare delle basi solide per la vostra vita, che sia in ambito amoroso che in ambito sociale, in ambito relazionale, sia in ambito lavorativo. Perché queste due carte sono sia di coppe che di denari, quindi sta a indicare che sarà una base solida sia a livello relazionale con nuove amicizie che però avranno dei legami duraturi nel tempo, che può essere anche una relazione sentimentale nuova che si apre a voi. Può essere una stabilità a livello lavorativo, a livello proprio comunque materiale, in ambito anche finanziario. Quindi è sicuramente una bellissima stesa che indica proprio una fase che si protrae nel lungo periodo, nel tempo, molto positiva. La carta della quercia vi sta però a consigliare di fare uso di questa nuova fase, perché è una fase molto prospera, molto vitale, dove incontrerete nuove persone, dove incontrerete possibilità nuove, opportunità che si aprono a voi, che possono appunto avere la potenzialità di avere dei risvolti positivi anche nel lungo periodo, cioè per parecchi anni a venire, però appunto dovete fare il vostro lavoro allo stesso tempo, perché la carta della quercia è una carta di volontà, di perseveranza, di lavoro che dovete anche fare per sfruttare appunto queste opportunità, queste nuove conoscenze che si aprono davanti a voi, e ne avrete poi assolutamente dei risultati positivi anche nel lungo periodo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto a attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella del quarzo rosa, e vediamo subito che porta si sta aprendo per voi nei prossimi 2-3 mesi. E abbiamo la porta aperta, che però è rovesciata. La porta aperta è come una simbologia abbastanza chiara, indica una opportunità che si sta aprendo davanti a noi. Vedete qui la porta di un palazzo riccamente decorato, aperta su una stanza piena di ori e di pietre preziose. Il fatto che sia rovesciata vuol dire che questa opportunità ancora c'è, che esiste, che però ci possono essere appunto dei ritardi, dei freni sul vostro cammino che non si sta aprendo esattamente nei prossimi 2 o 3 mesi, magari ci vorrà un pochino di più, ci sarà un ritardo, però appunto è una carta che comunque ha una grande forza positiva, che indica sicuramente che c'è una opportunità che è davanti a voi, che c'è un successo che voi potrete cogliere, magari non subito, ma dovete un attimo aspettare. Vediamo adesso la carta dei tarocchi associata, che è la carta del cavaliere di coppe, che può essere una persona accanto a voi, se per esempio state pensando a qualcuno che un potenziale partner che magari appunto non sta arrivando verso di voi, però appunto non necessariamente ora, un po' più nel lungo periodo, oppure può rappresentare voi, perché il cavaliere di coppe solitamente appunto è quell'energia che va verso ciò che desidera, il piacere, ciò che ha nel cuore. Quindi voi avete un desiderio,
state appunto percorrendo un percorso verso il vostro obiettivo che è molto caro al vostro cuore, però appunto ci sono dei ritardi, non necessariamente potete realizzare il vostro obiettivo in questi prossimi 2 o 3 mesi, ma vediamo un attimo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo il cavaliere di denari, il 10 di coppe e il 6 di coppe. Beh, è interessante perché appunto ci sono molte coppe, quindi io ho proprio l'impressione che ciò a cui aspirate per i prossimi 2 o 3 mesi è relativo all'ambito emotivo e relazionale. Il 10 di coppe indica proprio una questione anche familiare, può essere una forma di serenità a livello familiare a cui aspirate, il 6 di coppe indica un equilibrio appunto a livello emotivo. Ehm, per alcuni di voi, però ovviamente può riguardare soltanto una piccola parte di voi, può indicare appunto dei bambini, quindi magari l'idea proprio di fare una famiglia con dei bambini. E dunque il cavaliere di denari è una carta molto interessante perché innanzitutto abbiamo 2 cavalieri e indica appunto che state andando verso questo vostro obiettivo in maniera sicura, però un po' lenta, obiettivamente, perché il cavaliere di denari rispetto ad altri cavalieri, vedete, sembra un po' fermo, quindi sicuramente è un po' associata al concetto della porta aperta rovesciata, cioè bisogna un attimo attendere perché è un'energia che va sicura verso l'obiettivo, però in maniera un po' lenta, appunto. Però il fatto che davanti al cavaliere ci siano queste 2 carte di coppe, cioè del 10 di coppe e del 6 di coppe, indica proprio che sta andando verso la direzione che voi desiderate, che è appunto un periodo di serenità e di cooperazione con la comunità attorno a voi. Per alcuni può essere la famiglia, per alcuni il posto di lavoro, per alcuni una cooperazione anche in ambito lavorativo che ha dà molta soddisfazione a livello proprio di progetti da fare insieme, di progettazione felice insieme ad altri partner, ad altri colleghi al lavoro. È una cosa a cui tenete molto, come indica il cavaliere di coppe. Per altri può indicare appunto l'inizio di una nuova relazione con una persona che già conoscete, che però appunto sembra non concretizzarsi in maniera diciamo stabile, che però secondo appunto le carte si sta avviando verso questo successo, questa come dire, realizzazione di questo tipo di obiettivo che avete, però appunto ci vorrà un po' più di 2 o 3 mesi. Ecco, in questo periodo state andando verso la direzione giusta, come indica il cavaliere di denari, state andando in maniera costante verso questa direzione. Tra l'altro il cavaliere di denari indica il bisogno anche di una certa disciplina interna, cioè il bisogno di non perdere di vista l'obiettivo, nonostante appunto ci possano essere dei ritardi e di andare verso di lavorare appunto per raggiungere il vostro obiettivo. Questa porta aperta appunto è davanti a voi, si sta comunque aprendo, ci vuole un po' più di 2 o 3 mesi,
perché appunto è rovesciata, indica appunto dei ritardi, ci vuole un po' per aprirla, mettiamola così, però è comunque una buonissima carta che indica appunto che ci vorrà un pochino più di 2 o 3 mesi per ottenere questa serenità, è un periodo, quello che vi attende proprio di felicità, di realizzazione nel vostro ambiente con il 10 di coppe. C'è proprio un'energia positiva nella vostra cooperazione con gli altri. Il 6 di coppe vede questi due personaggi che lavorano felici insieme per creare un giardino, e questo è proprio questo livello di cooperazione, di felicità proprio all'interno della comunità in cui vi muovete. Adesso vediamo anche il consiglio dell'oracolo degli alberi e abbiamo l'albero di Zacum. Questo è un albero non bellissimo, che è menzionato addirittura nel Corano, e che fa parte un po' dell'inferno musulmano. E è un albero appunto che sta nell'inferno, che si nutre dei peccati, dei dannati. Non vi preoccupate, perché è semplicemente un albero che sta a indicare che in questo periodo che si apre davanti a voi nei prossimi 2 o 3 mesi, appunto, siccome la porta non è aperta ancora, ci vorrà un po' più di tempo, voi potrete incorrere a dei sentimenti di frustrazione molto accesi. Bene, questa carta vi sta dicendo di non lasciarvi andare a questo senso di frustrazione, perché in realtà tutto sta andando come deve andare. Si apre davanti a voi appunto questa nuova porta, che indica un periodo di cooperazione, di sentimenti sereni, pacifici con le persone accanto a voi, di una nascita di una comunità di cui farete parte come membro proprio integrato. È una cosa a cui desiderate molto, a cui lavorate per ottenerlo. Però appunto ci saranno dei ritardi, degli ostacoli nel vostro cammino, che non vuol dire che questa opportunità non si apra, però anzi semplicemente ci vorrà un pochino più di tempo. Nel frattempo non vi lasciate andare a appunto sentimenti di frustrazione e di sconforto, bensì continuate per il vostro cammino, come indicano i due cavalieri, che sono appunto delle energie che vanno verso quello che amano in maniera perseverante, che è appunto il consiglio di queste carte. Continuate a lavorare per ciò che amate. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!